Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi sto andando a vedere un cane che si chiama Prince ed è un pastore australiano che ha paura degli esseri umani e di vari stimoli, tipo gli ombrelli che si aprono e varie cose strane. Soprattutto la gente, quando lo guarda negli occhi, lui veramente impazzisce, e ha sviluppato come comportamento di difesa di abbaiare a tutti quelli che secondo lui presentano una minaccia o qualcosa di poco chiaro. Quindi diciamo che questa sua aggressività, nata da una paura, perché lui è un cane sensibile che probabilmente da piccolo è stato buttato nelle situazioni troppo precipitosamente, non ha avuto modo di processare le informazioni e quindi è un po' sfasato. E qui mi stanno guardando tutti come se fossi un pazzo. E quindi diciamo che ha sviluppato una sorta di aggressività derivata dalla paura. Questa aggressività è diventata però un modo per affrontare la vita, perché cosa succede? Il nostro cane pensa che grazie al suo comportamento lui rimane in vita, nel senso, pensa che funzioni così, quindi dice: io sono in vita fino adesso, abbaiando a tutti quelli che vedo, e quindi andrò avanti a comportarmi così. Sta a noi fargli cambiare idea e quindi fargli fare delle associazioni un pochino più felici a questi stimoli che lo rendono, diciamo così, un po' ansioso. Iniziamo con l'abbassare l'eccitazione della passeggiata facendo una buona condotta al guinzaglio, fermandoci spesso per fargli normalizzare tutti gli stimoli che lo mandano fuori di testa, tipo esatto, struscio di pantaloni, qualsiasi roba. Il fatto di fermarsi spesso serve a far sì che il nostro cane processi le informazioni. Mi spiego meglio: quando il nostro cane è in movimento, vedrà continui stimoli che si sommeranno e si sommeranno sempre di più, perché lui non è in grado di processarli e trarre le sue conclusioni mentali. Quindi gli stimoli gli generano delle risposte spiacevoli. Fermandomi, faccio sì che lui riesca a interpretare questi stimoli e magari a calmarsi, vedendo che non succede niente di male. Quando suona un clacson, quando ci sono le trivelle, quando una persona apre l'ombrello. Devo dire che la cosa che più di tutte lo manda fuori di testa è quando la gente lo guarda negli occhi e vuole salutarlo e inizia: che bello, lui impazzisce e inizia a baiare. Ti dà fastidio là. Ti dà fastidio là. No, lui ha paura un po' della gente. Mi spiace, scusami. Notate che io non cerco di parlargli, perché aggiungerei tensione ulteriore alla situazione che di per sé per lui è già difficile da affrontare. Infatti, se ci fate caso, lui si stupisce che io non dico nulla e ogni tanto mi guarda con una faccia come per dire: oh. Facendo così, lui distoglie l'attenzione dallo stimolo che genera l'abbaio, che è una conseguenza della sua paura. A lungo andare, la mia tranquillità farà sì che lui mi veda come un riferimento e conseguentemente si calmerà e vedrà in me un leader, perché loro cercano una persona equilibrata, che non perda la pazienza e non sbrocchi. Pure le carrozzine e i bambini che piangono lo mandano abbastanza in paranoia. L'errore che io vedo fare in queste situazioni è cercare di calmarlo, coccolandolo e parlandogli. Invece lui interpreta le nostre coccole come: bravo, che hai paura. E noi semplicemente cerchiamo di passare il più tempo possibile nelle situazioni finché lui non si calma un attimino, perché vedi che è molto sull'allerta, con la coda su, le orecchie però sono abbassate perché è un po' fifone. Quando vado in giro con un cane così, devo sempre tenere d'occhio le sue reazioni
e tener conto delle sue emozioni. Quindi quando vedo che uno stimolo gli genera una particolare risposta negativa, io devo far sì che quello stimolo diventi un qualcosa che non generi più questa risposta comportamentale. Quindi dovrò abituarlo piano piano, avvicinandomi sempre di più alla situazione che mi si presenterà nella vita quotidiana. Iniziare sempre da una situazione che il mio cane possa gestire, in cui il mio cane possa trovare degli attimi, dei barlumi di tranquillità. Ciao Prince. E pian pianino aumentare la dose. Quindi se sono a un parco e ci sono dei bambini, lui ha paura dei bambini, devo iniziare a passare davanti al parco col parco vuoto, poi con un paio di bambini, ma non con 10.000 bambini che urlano, corrono come dei matti, se no lui impazzirà e non otterrò nessun risultato. Ci tengo a specificare che lui con gli altri cani è stra socievole, addirittura troppo. La gente che passa, lui se ne va in paranoia, poi ritorna dai cani un po'. Lui in questo momento sono 10 minuti che non mi degna di uno sguardo. Allora noi andiamo. Quando un cane inizia a reagire a uno stimolo, abbaiando o avendo paura, dobbiamo cercare di premiare quegli attimi in cui lui si calma finalmente e ci degna della sua attenzione. Bravo, finito. Bravo, che hai smesso. Un'altra tecnica invece è di distrarlo facendo tipo una corsetta o proponendogli qualcos'altro in maniera giocosa. Se io lo distraggo così in maniera felice senza fargli il cazziatone, lui si distrae e non ci pensa più. Tutuc. Bravissimo. Nella zona di casa proprio lui è così di default perché cerca di difendere a prescindere. Si entra nella sua via, lui inizia così, attacca e boom. Lui controlla che c'è gente, dice chi sei, alto. Bravo. In questo caso dirgli zitto, cercare di calmarlo a parole, butta legna sul fuoco e quindi bisogna stare zitti e trasmettergli calma col guinzaglio. Solito discorso, tener conto delle emozioni del cane e quindi anche delle nostre. Io gli mollo il guinzaglio e cerco di trasferirgli calma. Adesso sto parlando calmo e lui si sta tranquillizzando, infatti. Ecco, qui c'è una recinzione per i cani e voi direte, vabbè, mettilo dentro, fallo sgambare un attimo, però dovete far caso che c'è molto movimento al di fuori della recinzione. Per i cani, soprattutto un cane nella sua condizione, stare dietro un recinto e vedere tutta sta roba che si muove genera ulteriore frustrazione, quindi state molto attenti a dove lo mettete il vostro cane. Questa è la cosa che dicevo appunto prima che non deve succedere, il cane che impazzisce lungo le recinzioni.